Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon martedì. Prima di iniziare questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli per quanto riguarda l'intervista e le parole di De Laurentiis, che ha trattato anche la situazione Conte, la panchina, la nazionale e ha chiesto chiarezza soprattutto al mister, ci arriviamo e facciamo il punto della situazione passando per il rinnovo di McTominay che potrebbe sposare Napoli a vita e Lukaku che ancora non si è presentato a Castelvolturno e lo sappiamo tutti, ma quando rientrerà Big Rom? Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Se vi va, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like. Fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo che, come la community già sa, di martedì fa un po' di fatica in più rispetto agli altri giorni, quindi like e hype, se avete hype conservati, fanno il loro dovere di martedì ancora di più degli altri giorni della settimana. Detto questo, prima di arrivare alle parole di Aurelio De Laurentiis sulla panchina del Napoli e questa situazione Conte, la nazionale arriva, si sono fatti già i nomi di tanti allenatori che potrebbero sostituire il nostro mister, ma ci arriviamo e passiamo prima da Lukaku che dovrebbe rientrare, almeno quello ci fanno sapere, il 20 di aprile, anche se il Napoli con questa linea dura e fa bene a portarla avanti, potrebbe anche decidere di non rivederlo più fuori rosa e quindi venderlo nella sessione di mercato estiva. Ne abbiamo parlato già in altri contenuti, quindi non mi dilungo. Sarebbe sicuramente non un lieto fine per quanto riguarda la situazione di Lukaku, però a mali estremi rimedi il rinnovo di Scott McTominay, e questa è una notizia che ovviamente tutti ci aspettiamo. Il rinnovo di Scott e il nuovo contratto con l'adeguamento dell'ingaggio. Sono già questi i giorni del rinnovo di contratto di Scott McTominay. Il Napoli è pronto a blindarlo, come scrive il Mattino, e c'è tutta l'intenzione, anche da parte del giocatore, di legarsi ancora a lungo al club partenopeo. Il nuovo contratto avrà scadenza 2030 con aumento dell'ingaggio, una sorta di contratto a vita che nel 2030 il giocatore arriverà a 34 anni. Non è stato ancora fissato l'appuntamento, ma le idee sono molto chiare da parte di entrambi. McTominay, centrocampista scozzese, classe 96, è il prototipo del calciatore moderno per dinamismo ed utilità, cresciuto nel vivaio dello United, ha trascorso 20 anni con i Red Devils, eccetera, eccetera. Nato come mediano offensivo, ha sviluppato negli anni un'eccezionale capacità di inserimento, trasformandosi in un prezioso goleador aggiunto. Senza andare poi a prendere tutta la carriera di McTominay che ci elencano qui, sappiamo benissimo che dal punto di vista fisico, dal punto di vista dinamico, pur essendo un calciatore che ha 30 anni, si deve fare questo rinnovo e sarebbe, cosa giusta portarlo poi fino al 2030, perché sappiamo benissimo che firmi un contratto fino al 2030, ma lo firmi per non far arrivare poi società. Se hai un contratto in scadenza 2027 o quest'anno, magari arrivano società, parti a parametro zero, perdi il calciatore con un anno di contratto a molto meno di quanto lo potresti piazzare. Quindi fino al 2030 con un McTominay che potrebbe arrivare a 34 anni, ti copri assolutamente per quanto riguarda la situazione futura mercato nel caso 2028 finito l'ardore o vuoi cambiare area per andare da qualche altra parte nella tua carriera, il Napoli dal punto di vista contrattuale si mette le spalle al coperto. E poi l'adeguamento dell'ingaggio appunto per un centrocampista che ha il gol nel sangue e negli anni che è stato a Napoli comunque ha fatto molto, ma molto bene. Ricordiamo che è l'MVP del campionato scorso e quest'anno comunque chiamato in causa per quanto riguarda il ribadire in rete, non si è mai fatto trovare fuori posto. Ecco perché diciamo che l'adeguamento dell'ingaggio è una cosa da fare, così allungando il contratto. Queste sono le ultime per quanto riguarda Scott McTominay ovviamente e Lukaku. Ci sono le parole del presidente De Laurentiis e le richieste eventuali che emergono per quanto riguarda la permanenza di Antonio Conte, quello che andrà a chiedere poi Antonio Conte in questo eventuale colloquio che si deve fare con De Laurentiis. Ma il presidente è stato molto netto nelle dichiarazioni e ci arriviamo. Partiamo dalle richieste di Conte a De Laurentiis.
Cosa significa nel concreto? Il mattino definisce meglio le aspettative dell'allenatore. Conte non chiede acquisti fantasmagorici né una rosa rivoluzionata, ma pretenderà garanzie sulle ambizioni e non accetterebbe ridimensionamenti, che tradotto vuol dire: ok, paletti finanziari di De Laurentiis, ma solo con un progetto tecnico chiaro e ambizioso. Nella pratica, le richieste di Conte che avanzerebbe a De Laurentiis sono le seguenti: la riconferma di 5 calciatori, Højlund, Alisson Santos, Neres, Giovane e Vergara, e almeno 6 acquisti in estate. Per accontentarlo, De Laurentiis sarebbe in grado di investire un tesoretto da circa 170 milioni di euro. Partiamo da questi 170 milioni di euro che ancora si presentano in una sessione di mercato dove vai ad acquistare. Dobbiamo augurarci, però, mettiamo che si è deciso, Conte resta, facciamo il terzo anno, benissimo, io investo questi soldi sul mercato, ma non posso arrivare poi a gennaio che di questi 170 milioni 130 io o li ho buttati, non voglio dire dove, oppure te li tieni in panchina, così come è successo nella scorsa partita. Hai 35 milioni, 34 che siano, con Beochem in panchina, dobbiamo giocare con 3 centrali di piede sinistro, che poi non sto qui a riesaminare, abbiamo fatto una live, ne abbiamo parlato, il gol col Parma, Juan Jesus, eccetera. Purtroppo quando hai 3 centrali di piede sinistro qualcosa viene a mancare nel posizionamento in campo, perché il calciatore, in base ovviamente al suo piede forte, si posiziona diciamo in una determinata maniera e in determinate parti del campo, per far sì che poi non diventi debole sul piede che usi di meno, in questo caso il destro. Ecco perché questi 170 milioni benissimo si investono, ma portiamo a Napoli calciatori che poi diventano funzionali tutto l'anno nella rosa e non finiscono nel dimenticatoio, in panchina, non all'altezza, eccetera, eccetera. Questo è solo il mio pallino, quindi dovrebbero farsi 6 acquisti e confermare Højlund, Alisson, Neres, Giovane e Vergara. Poi vedremo cosa uscirà dal colloquio, che a quanto ci hanno fatto sapere dovrebbe accadere a fine mese. De Laurentiis invece lo vorrebbe sapere al più presto possibile per poter poi, pianificare la situazione e il futuro del Napoli. Tanto è vero che le dichiarazioni del presidente sono queste: sul futuro di Antonio Conte e l'ipotesi che vada ad allenare nazionale, De Laurentiis ha le idee molto chiare. Innanzitutto, al momento non abbiamo un presidente della federazione, l'abbiamo già saputo in dichiarazioni passate, quindi nessuno può decidere di nominarlo. Perciò, prima di tutto, dobbiamo risolvere il problema della federazione, altrimenti dovremo aspettare le nuove elezioni della federazione a metà giugno. Antonio Conte è una persona molto seria, ha un contratto con me, non mi abbandonerà mai all'ultimo minuto, perché creerebbe un grosso problema per il Napoli. Se si sacrifica dopo 2 anni di lavoro per costruire un Napoli fortissimo, è pur sempre una sua creazione, quindi ucciderebbe il suo bambino abbandonandolo proprio all'ultimo minuto, oppure decide subito e dice: vorrei andare. In tal caso avrei il tempo, fra aprile e maggio, di trovare qualcun altro che lo sostituisca, altrimenti non credo che il signor Conte abbandonerà mai il Napoli. È un uomo serio e professionale. Se fossi un allenatore, prima di accettare ci penserei 100 volte. Il presidente ha messo i puntini sulle i ed è anche giusto che sia così, perché non si può arrivare a fine stagione non sapendo poi cosa devi fare e come lo devi pianificare e con chi, soprattutto il futuro prossimo del Napoli in panchina. Quindi ci si aspetta chiarezza, magari c'è già stata, ma dalle parole del presidente non c'è stata questa chiarezza, perché siamo ancora sul chi va là, e chiede ovviamente rapidità nella scelta. Mi fai sapere, vai via, rimani, benissimo, rimani, ci sediamo, pianifichiamo il mercato, i colpi, chi deve rimanere, chi torna e lo rimandiamo, ovviamente lo rispediamo magari non al mittente ma in un'altra squadra. Vedi Lucca, vedi Noah Lang, vedi Lindstrom, vedi Cajuste, che però potrebbe essere riscattato dall'Ipswich, perché le ultime sono confortanti e l'Ipswich sta facendo un buon campionato, potendolo anche riscattare. Però le idee devono essere molto chiare già da oggi per poter poi non incorrere in problemi in quel di luglio, perché poi inizia a luglio il mercato e ci sarà anche il mondiale di mezzo, quindi bisognerebbe
quest'anno con il mondiale di mezzo che rompe le scatole dal punto di vista del mercato, ogni qualvolta c'è una competizione, che sia un europeo o un mondiale, bisognerebbe anticipare un tantino i tempi e avere dei sì dal punto di vista del mercato prima che inizi il mondiale, o almeno a ridosso dell'inizio, per poi, diciamo, curarti della parte burocratica e settare il tutto, perché sappiamo che il mondiale finisce, se non vado errato, correggetemi se sbaglio, ovviamente nei commenti, dovrebbe finire il 19 di luglio, se non vado errato. Avevo letto le date da qualche parte, quindi è anche una cosa che andrà più a lungo del solito. Ricordiamo nel 2006, quando l'Italia vinse il mondiale, comunque era il 9 di luglio la finale, quindi ci sono 10 giorni in più rispetto ad un altro mondiale già giocato. Quindi dobbiamo tener conto anche di questo per quanto riguarda le tempistiche. De Laurentiis è stato molto chiaro, poi i nomi che stanno girando, e ve li vado a rielencare, e vi dico la mia per quanto riguarda chi potrebbe essere il papabile post Conte per quanto riguarda il Napoli. Li vado un attimo a recuperare perché avevo perso la lista, ma la ritrovo da qualche parte sicuramente. Eccola qua: Fabregas, Farioli, Maresca, Palladino, Italiano, Thiago Motta. Chi si sentirebbe pronto per il Napoli è anche l'ex CT Roberto Mancini, intenzionato a tornare in Italia e lasciare il Qatar. Ad alcuni addetti ai lavori ha confessato questa aspirazione, dicendosi convinto di poter portare il Napoli in alto non solo in Italia ma anche in Champions League. Voi sapete benissimo come la penso e mi sono già espresso sull'eventuale post Conte. Roberto Mancini per me sarebbe il profilo adatto per peso specifico, per quanto riguarda l'esperienza europea e anche per quanto concerne la situazione italiana. Si saprebbe muovere in un paese dove poi devi saper benissimo come gestire sia il campo e sia la situazione mediatica. Se voglio fare una classifica tra Fabregas, Farioli, Maresca, Palladino, Italiano e Thiago Motta, metto Italiano e Thiago Motta negli ultimi posti, Farioli e Palladino a seguire, diciamo a salire, Fabregas secondo e Maresca primo, se togliamo Mancini dagli eventuali papabili, che resta il mio personale preferito per quanto riguarda il Napoli, che sarà nel caso sempre che Antonio Conte va via e non si trova la quadra, perché poi tutte le voci che stanno girando lo danno sempre ed ogni giorno via da Napoli, ma non lo sa nessuno se Conte lascia Napoli o resta. Quindi nell'eventualità che cambieremo allenatore in panchina quest'anno, Roberto Mancini sarebbe la scelta migliore. Questo è il mio pensiero, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Sempre Forza Napoli, ciao!